Mmm, ottima cottura. Alta, croccante. Vediamo com'è dentro? Ah, bella alveolata. Struttura soffice e leggera come una piuma. Proviamola subito. Da morì. È sempre vero che le cose più buone sono anche quelle più semplici. E allora allacciatevi le cinture perché vi faccio vedere come si fa questa meraviglia, come si fa una focaccia ad alta idratazione. Questa è la scheda tecnica, ve la lascio digerire con calma. E si parte con i liquidi. Nella nostra focaccia i liquidi sono acqua e latte intero, mi raccomando. Li mischiamo nelle proporzioni che vedete qui e rappresenteranno l'85% in peso rispetto alla farina. E via con la farina, una farina ovviamente di forza, con un W almeno a 300 se non più. Passiamo al lievito che mischiamo direttamente sulla farina, questi sono 3 grammi per una lievitazione di circa 6-7 ore ad una temperatura di 21 gradi. Se usate farine deboli, con queste idratazioni vi complicate moltissimo la vita. Non è che sia impossibile, ma sarà molto difficile ottenere il risultato che avete visto. Per tutti i dettagli su quale farina scegliere e su quella che abbiamo scelto noi, guardate nella descrizione del video. Uniamo i liquidi e qui veramente basterà un cucchiaio per girare e incorporare il tutto. Data l'idratazione, questa è una focaccia che non richiederà alcun impasto manuale o con impastatrici, ovviamente. Aggiungiamo l'olio bello, il quale non lo abbiamo contato come liquido, anche se è in effetti un liquido. Ed infine mettiamo il sale. Mischiamo ed è pronto. Facile, no? E come abbiamo detto non impastiamo, sarà l'impasto stesso a lavorare per noi. Lo lasciamo riposare per una ventina di minuti e nel frattempo ovviamente iscrivetevi a piatto mentre il sottoscritto si va a prendere un bel caffè. Eccolo qua. Adesso la pacchia è finita, bisogna usare le manine, perché dobbiamo iniziare a dare forza e struttura ad un impasto che sì avrà molto glutine ma che non ha forma alcuna. Lavorare un impasto all'85% non è poi la fine del mondo. Ungete un po' con un velo d'olio il banco e le mani ed iniziate con un giro di pieghe. Con qualunque tecnica preferiate, non è importante il come, ma il risultato. Non sarà ancora una palla perfetta, ma non fa niente, visto che dovremo ripetere l'operazione altre 2 volte. Eccolo qui, il nostro impasto ovviamente si è allargato, ma va bene così. Lo stacchiamo un po' e via con un altro giro di pieghe. E se vi chiedete ancora il perché di tutte queste manovre, piuttosto che darvi delle spiegazioni troppo tecniche, ve lo spiego con un'analogia. Immaginate che il vostro glutine sia come il cemento per realizzare un edificio. Da solo il cemento è fine a se stesso, ma se gli creiamo una struttura nella quale colarlo, allora possiamo dare forma alla nostra bella casetta.
Così vale per l'impasto. Il nostro glutine lo pieghiamo e lo ripieghiamo per dargli quella struttura. La maglia glutinica che si svilupperà in questo modo aumenterà la forza del nostro impasto, il quale altrimenti collasserebbe e non ci darebbe mai quella bella alveolatura che avete visto prima. Ecco, qui si inizia già a parlare. Altri 20 minuti e via con l'ultimo giro di pieghe. Eccoci qua, notate come l'impasto stia già fermentando e come sia più compatto rispetto all'inizio. Lavorarlo adesso è anche più facile, ovviamente. Altre 2 pieghe, lo perliamo un po'. Bello, bello, bello. Io direi che ci siamo. Via, adesso al riposo per 2 orette o fino al raddoppio e poi si continua. Oliamo, soltanto un velo leggero leggero come sempre. Oh, guardate, quanto è carico d'aria quest'impasto. E adesso? Lo ripieghiamo in se stesso, intrappolando ancora altra aria. E guardate che pallone. Basta così? No. Lo continuiamo a piegare finché sarà veramente, veramente incordato. Ecco, quando iniziamo a vedere che facciamo fatica a chiuderlo, vuol dire che ci siamo. Adesso lo facciamo riposare per un'altra oretta per farlo rilassare un pochettino e poi lo passiamo alla teglia. Ci siamo. La nostra nuvolona d'aria è pronta. Io a questo punto uso la semola, è poca, ma potete anche utilizzare la farina normale se volete. L'impasto non lo stendo, ma lo allargo ed allungo di circa 1/3. Ancora l'impasto resiste, ma è normale data la mole di pieghe che gli abbiamo dato e dato che ancora deve farsi un po' di lievitazione in teglia. Lo aggiusto un po'. Ecco qui, lo lascio una ventina di minuti e poi lo finisco di allungare.
Adesso è facile, fa molta meno resistenza. E se volete farcire la focaccia con cipolla o quello che preferite, questo è il momento giusto. Noi la lasciamo così vuota e la lasciamo lievitare per altre 2 orette, coperta ovviamente, e poi in forno a cuocere. E mentre la focaccia finisce la sua lievitazione, mi preparo il trito di rosmarino che ho deciso di utilizzare per la focaccia. Altrimenti voi preparatevi gli altri ingredienti che volete nella vostra focaccia, ovviamente. Pronti. È ancora più gonfia, incredibile. Polpastrelli unti con olio ed iniziamo a suonare il piano. Se serve ribagnatevi con l'olio, ricordatevi che questo è un impasto molto umido, quindi c'è sempre il rischio che si attacchi ai vostri polpastrelli mentre suonate il piano, mentre fate questa operazione. Pennelliamo un po' d'olio sopra e qui, se volete, potete anche fare la salamoglia in stile focaccia genovese e farla poi colare dentro i buchetti per avere quella finitura pallida, no? Che contrasta con il resto del colore dopo la cottura. Fate vobis. Il nostro rosmarino, il sale grosso a scaglie ancora meglio ed in forno a 220 statico per 20 minuti. Poi 220 ventilato per una decina per croccarla ancora di più. Ovviamente il vostro forno è diverso dal mio, quindi buttateci sempre un occhio, non fidatevi ciecamente di questi tempi. Ma che roba, guardate che doratura. E siamo tornati al nostro inizio. La nostra bella focaccia è pronta, una focaccia creata per essere ripiena, ovviamente. Qui ci possiamo sbizzarrire, ci si può mettere veramente di tutto. Io adoro gli affettati, mortadella in primis, ma anche del bellardo di colonnata appena sciolto. Che dite, no? Oppure broccoletti, cime di rapa, cicoria, puntarelle, spinaci, con salsiccia, con porchetta, con formaggi crudi e sciolti. Il limite è l'immaginazione e poi il nostro stomaco che prima o poi si riempie. Ma che goduria! E se vi è piaciuto il video e la focaccia, cliccate mi piace, iscrivetevi e non dimenticatevi di farci sapere nei commenti come vi è venuta la vostra focaccia ad alta idratazione. E buon appetito a tutti!